Questa passione, questa mostra nasce da un desiderio che avevo, diciamo, anche da piccolo, perché tutta la mia famiglia era immersa proprio in questo tipo di lavoro, sia mio padre che mio fratello più grande utilizzavano trattori, mietitrebbie, insomma tutto ciò che allora si poteva fare con le macchine. Visto che l'agricoltura veniva da un periodo di manualità, si è passati subito alla lavorazione del terreno, alla coltivazione, alla trasformazione del prodotto con delle macchine. E mio padre soprattutto aveva appunto intrapreso questa strada. Ho seguito le orme di tutta la mia famiglia, mi sono messo a vendere macchine agricole con relativa officina di riparazione, eccetera. E già allora diciamo che raccoglievo un po' dappertutto dei trattori, li trasformavo, li rifacevo completamente. Mi ha agevolato il fatto soprattutto che andavo spesso in continente, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, sono state soprattutto le terre dove io ho attinto moltissimi trattori per poi trasformarli, trattori che poi oltretutto non erano funzionanti, li trasformavo in trattori funzionanti, quindi restaurati sia di motore che anche di carrozzeria. Ho insegnato anche alle scuole professionali con dei ragazzi che infatti sono state materia per il restauro di questi trattori. Allora, la maggior parte dei trattori inizialmente erano a testa calda, anzi ancora prima erano a vapore. Cioè avevano un serbatoio, quello è un modellino che poi faccio vedere sempre alle classi che vengono a visitare il museo, dove l'acqua si trasformava in vapore e dava la forza alla motrice, quindi rulli, trattori di una certa potenza. Poi ci sono stati quelli a testa calda, a gasogeno anche, e poi a petrolio, a benzina e poi diesel. Cioè con l'evolversi del tempo adesso stanno facendo anche trattori elettrici, quindi insomma è meglio che la motorizzazione si evolva in un certo senso. Dipende dal modello di trattore, addirittura prima si metteva anche la cartuccia, però poi alla fine dei conti poi sono stati eliminati, sono stati trasformati, sono diventati a testa calda. Diciamo che la fiamma poteva bastare 10 minuti, un quarto d'ora per riscaldare abbondantemente la testa e poi si metteva in moto. Guarda, il primo in assoluto è un OM 3540 che ho trovato dentro una siepe qui in un paese qui vicino, che non si riconosceva neppure che era un trattore. E questo l'ho preso, l'ho portato alle scuole professionali e insieme ai ragazzi l'abbiamo restaurato, quindi è stata la prima materia di insegnamento, quindi ho fatto capire ai ragazzi qual era il motore, qual era il cambio e questo trattore l'abbiamo riparato di tutto per tutto, ho fatto l'impianto elettrico, riparato il motore, la sistemazione dell'idraulico, del cambio perché era completamente malandato, insomma non c'era più nulla, addirittura c'erano le radici delle piante anche dentro il cambio, era stato buttato lì e basta. E quello l'abbiamo, ed è questo qui che vede qui. Beh, l'emozione allora no, perché pensandoci bene ho detto ma qui c'è tanto impegno, ma qui mi ruba chissà quanto tempo e chissà quanti soldi ci vorranno, perché lo prendevo così però non sapevo tutto ciò che aveva. Mi diceva guarda l'abbiamo dato lui perché non funzionava più. Però il problema era tutto ciò che ci voleva dopo. Ci sono trattori che attualmente hanno una valutazione molto più bassa di quanto ci ho speso io per ripararla. Purtroppo è così. Volevo una gamma un po' completa perché allora esistevano tantissime fabbriche. Allora americani, inglesi, italiani, francesi, infatti qui c'è un po' di tutto. Quindi volevo avere, perché ogni trattore ha la sua storia, ogni famiglia che c'è prima del trattore ha la sua storia, quindi è quello che mi ha soprattutto incuriosito,
cioè Landini, Ferguson, Ford, Fiat, quindi mi incuriosiva, ecco, leggevo la storia della famiglia, come era nata, cosa faceva, cosa non faceva, e allora ho detto va bene, mi prendo un Fiat, mi prendo un Landini, e così insomma ho ampliato la gamma. Il Landini a testa calda. Il Landini a testa calda, il proprietario, che era a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia, era un fabbro, quindi lavorò con un fabbro e poi cominciò a costruire trattori piano piano, qualcuno artigianale, e finché poi costruì una linea fondò la fabbrica e costruì sempre una fabbrica di trattori per quel periodo molto all'avanguardia. Che poi col passare degli anni fuse la sua azienda con la Massey Ferguson, quindi si chiamava Landini Massey Ferguson. Insomma, poi diventò a livello mondiale una delle più grosse case produttrici di trattori. La Massey Ferguson, ricordiamo, è stata l'azienda che inventò il sollevatore idraulico a sforzo controllato e di conseguenza, oltre al sollevatore idraulico, inventò anche gli attrezzi che andavano sul sollevatore idraulico a 3 punti, perché tutti i trattori di allora non avevano sollevatore idraulico, avevano soltanto una barra di traino dove attaccavano l'aratro a traino naturalmente, dove attaccavano una mietilega perché la mietilega andava a traino, dove attaccavano insomma altri accessori che però non potevano sollevare e quindi si rifornivano direttamente da Ferguson. Ferguson vendeva i suoi attrezzi che si potevano adattare a qualsiasi marca di veicolo e così iniziò l'ascesa anche della Ferguson. Massey Ferguson erano inglesi, poi si divisero e diventò soltanto Ferguson. Prima un trattore costava all'incirca, si arrivava anche negli anni 50 anche a 1 milione. 1 milione in quei tempi non era facile, si andava tramite la cassa il Banco di Sardegna, diciamo che allora si chiamava Cassa Comunale di Credito Agrario, quindi anche per agevolare nel prestito l'agricoltore, si andava lì, si prendevano dei soldi, venivano e poi si restituivano un po' alla volta. E beh, adesso ci sono le finanziarie, poi ci sono agevolazioni, ci sono contributi, allora non esistevano. Allora, soprattutto chi usa un trattore, adesso la maggior parte delle volte usufruisce anche di un contributo a fondo perduto, quindi viene agevolato in un certo qual senso. Barisardo addirittura era il paese in Ogliastra che produceva più grano di tutti. Qui abbiamo un altipiano di origine vulcanica dove faceva un grano che era una qualità eccelsa. Poi dappertutto, ogni proprietario, diciamo che anche perché il grano era l'unico sostentamento che serviva a una famiglia, perché il grano si faceva il pane, non c'era famiglia che non avesse il forno per fare il pane, pure il pistocco, chiamiamo il pistocco, quella carta da musica. Tutti avevano un forno e tutti, ora non se ne coltiva più. È raro trovare qualcuno che coltivi grano, è raro. La mia visione umana dell'agricoltura è che senza agricoltura non esisterebbe neanche la grande industria. L'agricoltura è quella che ci dà il cibo, che fa muovere tante altre realtà economiche. Non so, parliamo del vino, dell'olio, del grano, il pane. Parliamo del mais che dà da mangiare agli animali. L'agricoltura oggi, secondo me, se muore l'agricoltura muore tutto. Non si può vivere senza agricoltura.